Buongiorno, buongiorno. Eh, live atipica. Madonna quanto è alto. Live atipica perché stamattina ho scoperto questo. Ho scoperto guardando un video su YouTube e quindi ho detto vabbè, come fai a non portarlo? È ancora una tech demo. Non c'è ancora niente di sicuro né sulla data d'uscita né se uscirà né se... Però come siamo abituati a portare guardare e giocare giochi che sappiamo benissimo che ancora sono lungi dall'essere rilasciati, ho detto perché non provare questo. Guardiamolo, vediamo com'è. Poi alla fine si tratta sempre e comunque di un... tanto qui mettiamo il proprietà podcast. Ok, 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 adesso sì. Mancava l'audio. Allora, vediamo un po' di volume. Va bene così. Fatto. Ah, se la smettiamo di girare iniziamo a guardare come si comporta. Premesso che io ancora non l'ho neanche avviato, ho visto il settings. Diciamo che andiamo. Ma questi non li voglio, questo non lo voglio. Va bene, ma vediamo se riusciamo a alzarlo un po'. Heavy. Shadow resolution è ultra. Muove. Poi cerchiamo di capire. Vediamo un po'. Allora, cerchiamo di capire come sempre come funziona. Scanning and navigation. Golden Start. Golden Star Secret. Golden Star. Cerchiamo di metterla in mode. Vediamo un po'. Non dovrebbe essere male, eh. L'idea è bellissima. Se avete l'opportunità, cercate su YouTube perché l'idea è fenomenale. Welcome to the Ah, Magellan-class cold start training module. My name is Ava. classe I'm the Magellano. UN Space Fleet's AI voice assistant. In this module, we will review the correct Mhm. procedure for starting up the ship's fusion reactor and then supplying power to the vessel. The ship is currently in a cold and dark state, so for your safety, I have taken the liberty of turning on your torch for you. To begin, follow the waypoints on your HUD to the lower floor of the reactor room. Questo è così. Facciamo le cose come vanno fatte. Madonna, che movimento che ha però. Che movimento strano. Baldanzoso, cioè, c'è qualcosa per cambiare. Ah, ok. Ah, perché sta camminando, sta correndo. Io potrei anche... No? Sono abituato a... Sì, location of tech engineering. Ah, sì. As you can see, the reactor is offline, and none of the ship's systems are powered. Our first task is to provide power to the engineering decks, so let's make our way to the start capacitors room. Follow the waypoints on your HUD to the startup distributor. O è troppo sensibile il mouse, ma è questa storia che corre in questa maniera. È un attimo, controllo.
Ok, space, left shift, toggle crouch, toggle walk. Ah, ok, left alt. Toggle ragdoll. Ok, ok. Quindi se io premo alt, left per... allora, As its name suggests, the startup distributor routes energy from the start capacitors to the engineering ok, decks, and also provides the reactor with the power it needs to create the initial fusion reaction. ok, You'll notice the device is already powered, because the start capacitors are fully charged. Let's go ahead and get some lights on by connecting all of the breakers. Start with the G-deck breakers, as indicated. And now the F-deck breakers. And finally, the reactor supply itself. Excellent. Now we can see what we're doing. You can go ahead and turn off your torch by pressing T. The reactor controls should now be online, so let's walk back to the reactor room and take a look. perfetto. This console displays the reactor's vital information and provides you with full control over the reactor and its subsystems. On the left-hand side, we have the coolant section, which shows the liquid helium coolant flow and the condition of the magnetic field coils. On the right-hand side, we have the electrical section, which shows the reactor's main electrical bus, along with its input and output feeds. In the center, we have the reactor's main display, where we can control the fusion reaction itself. As you can see from all of these alarms, it would be impossible to initiate a stable fusion reaction under the current conditions, so let's fix that. The first thing we need to do is supply power to the reactor's internal bus, so go ahead and switch the reactor to startup mode. Great! Now that the reactor has power, we can activate the vacuum pump to start purging the confinement chamber. The chamber pressure should now be dropping. To sustain a fusion reaction, we need an internal pressure of less than 10 nanopascals. While we wait for the confinement chamber to reach its target pressure, let's take care of the reactor's fuel and coolant supplies. Exit the reactor room via the door behind you, and follow the waypoints on your HUD to the cryogenic storage room. E criogenico. These storage tanks hold all of the cryogenic fluids that are used to both fuel and cool the reactor. Ok, All 4 tanks are currently empty, so our first task is to begin the filling process. Let's start with the helium coolant. Head behind the storage tanks to access the helium cryo cooler. non male. Ok, The cryo coolers use a process called magnetic refrigeration to convert gas into a cryogenic fluid before ok. pumping it into the connected storage tank. Start up the helium cryo cooler. Excellent. Now if you turn around, you'll find the helium refill valve located on the back wall. These valves control the flow of gases harvested by the ship's gas collection hardware, which is located on the underside of the forward hull. Go ahead and open the helium supply valve now to begin supplying the cryo cooler with. If you turn around again and inspect the display screen connected to the helium tank, you should be able to confirm that the tank is now filling with fluid. We now need to perform the same sequence of events for the other 3 tanks. Helium-3 is the first of 2 fuels used in the fusion reaction. As before, power up the device using its user interface. Deuterium, deuterium.
in questa no. Riempie. Helium, ok. And now open the helium-3 refill valve behind you to start filling its Next, we need to start filling the 2 deuterium tanks, so let's head over to the other side of the room. La cosa che ballonzola non si può guardare però, ammettiamolo. Deuterium, also known as heavy hydrogen, is the second of the 2 fusion fuels. We store double the amount of deuterium compared to helium-3, because deuterium also fuels the reactor's neutral beam injectors. As before, turn on the first deuterium cryocooler. And now the first deuterium refill valve behind you. Next, turn on the second deuterium cryocooler. And now the second deuterium refill valve. Okay, perfect. All 4 storage tanks should now be filling with cryogenic fluids. For our next task, we now need to engage the cryopumps in order to start supplying the reactor with everything it needs. Make your way around to the other side of the tanks and locate the deuterium tank outflow valve. Open the deuterium outflow valve to begin supplying fluid to its connected cryopump. Next, power on the pump itself using the button indicated on its user interface. Ma è sganciata. Aspetta. Excellent. That's half of the fuel mix taken care of. Now head over to the helium-3 tank outflow valve so we can complete the fuel supply. Helium-3. As before, begin by opening the helium-3 outflow valve. And now engage the helium-3 cryopump. Perfect. All we have to do now is take care of the coolant flow. Head over to the helium tank outflow valve. Now open the helium outflow. And finally, power on the helium cryopump. There we go. The reactor is now being supplied with all the fuel and coolant it needs. Follow the waypoints back to the reactor room, where we have just a few more valves to open. To complete the coolant loop, open the helium inflow valve to start flowing coolant through the magnetic field coil. Now make your way around to the opposite side of the reactor to complete the fuel supply process. First, open the deuterium inflow valve. Più valve, deuterium e più valve. And now open the helium-3 inflow valve. Okay, great. Let's head over to the reactor controls and take a look at the coolant display. As you can see, we now have coolant flowing into the reactor. This has begun the process of cooling down the magnetic field coils, which must reach temperatures below 20 Kelvin in order to become superconductive. Okay, the temperatures look good. You can now power up the field coils. With a solid vacuum established, the field coils powered up, and fuel flowing into the reactor, you are now free to initiate the fusion reaction. Congratulations! You have now successfully started the fusion reactor. For safety, the reactor automatically starts up at only 10% of its rated power. This means high voltage systems, such as the FTL drive, will be underpowered until you increase the reactor output. Let's resolve that now. Increase the power level to 100% using the indicated controls. You'll notice that you can increase the power beyond 100%, but doing so for an extended period will overheat the reactor, causing damage and forcing an uncontrolled shutdown. Okay, we now need to provide power to the rest of the ship. With the reactor now powering itself, you can go ahead and switch the internal bus mode from startup to supply.
Perfect. If we now head around to the opposite side of the reactor output distributor should now be powered up. This device distributes the reactor's output to the ship's high voltage systems, which are in fact the only systems powered directly by the reactor. The rest of the ship is powered by 48 individual battery arrays, which we now need to begin charging using the reactor's output. Go ahead and connect all 5 of the output breakers here. Excellent. If you turn to your left, you'll see the 5 high voltage distributors are now coming online. Head over to the main battery distributor. This device takes the high voltage reactor feed and distributes it to each of the 8 batteries. Vedo un po' impegnativo, non è proprio da giocare così. All 8 output breakers. Perfect. The battery arrays should now be charging, but we should perform a visual inspection to make sure. Follow the waypoints on your HUD to port battery room 1. The electrical supply on Magellan-class starships is divided into 4 isolated quadrants: forward, aft, port, and starboard. For increased redundancy, each quadrant is powered by 2 physically isolated battery rooms just like this one. Should the battery arrays in one room cease to function for any reason, the arrays in the second room will continue providing power to that particular quadrant. Similarly, power to one quadrant can be lost entirely, without impacting the supply to the remaining 3 quadrants. Okay, let's take a look at one of the individual battery arrays. On the left-hand side of the user interface, you have controls for managing the input and output breakers. And in the center, you have controls and information relating to this array's 10 solid-state battery cells. If we did everything correctly, all of the cells should now be slowly charging up. For the next step, we now need to connect each of the 8 battery rooms to the ship's electrical grid. This task will take us into the ship's labyrinth of maintenance tunnels, so be sure to watch your head. Follow the waypoints on your HUD to port battery aggregator 1. Port aggregator 1. Each battery room has a corresponding battery aggregator, just like this one. These devices perform load balancing and also combine each room's 6 individual battery arrays into a single high voltage feed. Go ahead and connect the output breaker now, which will connect this set of battery arrays. Okay, 1 down and 7 more to go. Next, head over to port battery aggregator 2. As before, connect this aggregator's output breaker. That takes care of the port battery rooms. Let's make our way to the forward quadrant next. Go ahead and connect the output breaker, and the same again on forward battery aggregator 2. Okay, onwards to the starboard quadrant. Same again, connect, and the second starboard aggregator. Almost done, just the aft quadrant to go. Molto interessante, non è tanto quello il problema, questo è connesso.
Connect up the first aft and finally the second aft aggregator. Okay, perfect. All 48 of the ship's battery arrays are now connected to the electrical grid. All we have to do now is supply power to the ship's remaining decks, and then perform a few cleanup tasks. We can do most of that from the reactor room, so let's head there now. Follow the waypoints on your HUD to the forward deck distributor. Each deck in a given quadrant is fed by a deck distributor, which takes the total electrical load of that quadrant, and then load balances it between the two connected battery aggregators. Go ahead and connect the output breakers for all 7 decks in this quadrant. Okay, now head over to the starboard deck distributor and do the same. And now the aft deck distributor. Non riesco a immaginare come si possa... Se fosse multiplayer. Tanta And roba. finally the port deck distributor. Multiplayer, tanta roba. Perfect. All quadrants on every deck now have power available from the ship's main Oh, battery ok. arrays. You'll notice, however, that the ship is still under emergency lighting conditions, Infatti. because F and G decks are still using the start capacitor's supply. To resolve this, we simply have to switch the 4 quadrant distributors on F and G decks over to the main battery feed. Head over to the G deck forward quadrant distributor. Each deck has 4 of these devices, 1 for each quadrant. They are fed by the corresponding deck distributor. Go ahead and switch this quadrant over to the main battery feed. Go ahead and switch your quadrant to the main battery. Ok. That's better. Now we can really see what we're doing. Oh! Now head over to the starboard quadrant distributor and do the same. Adesso abbiamo dato energia. And now the aft quadrant distributor. Abbiamo dato energia. And finally, the port quadrant distributor. That's G deck taken care of. Let's do the same for F deck. Head upstairs to the F deck forward quadrant distributor. As before, and now the same on the starboard quadrant distributor. And again on the aft quadrant distributor. And finally, the port quadrant distributor. Well done. That's the main objectives of the cold start procedure complete. But we have one final bonus task to perform. Dai. Follow the waypoints on your HUD up to the bridge, and we'll make the ship flight ready. Ma sì.
Siamo sul ponte. Science Lab. Che cosa sono? E questo è il VIP Lounge. Command Deck. Conference Room. No. The lights and bridge systems are still turned off, so let's bring everything online. Head over to the ADEC distributor in the engineering alcove. Now go ahead and turn on the bridge lighting. And now power up the bridge system. Okay, there we go. You have successfully started the fusion reactor, routed power to all of the ship's decks, and brought the bridge online into a flight-ready state. This concludes the Magellan-class cold start training module. Good luck, and I hope you'll join me again in future training modules. Ah, è bellissimo a sto punto.
Voglio andarci. Se ci voglio andare, ci voglio andare. Bellissimo comunque. Bello, molto bello. F. Mm. Ah, tutti così. Bellissimo. Bene. Rossetti, Epsilon Indi. Carino, molto, molto carino. Bello, bello, molto. Molto interessante.
Allora l'abbiamo scelta. Select either the central star in the center orbiting body. Se per scan target. Ok. Ok. Ma vediamo quando ci arriviamo. Ma è bellissimo, è bellissimo. Vediamo se ci arriviamo e poi vediamo che cosa fare. Per capire anche se si blocca. Starnut. Ah, parapà, parapà, paraparapapà, parapapà, po, po, po. Sì, sì, molto bello, molto. Ok, stiamo rallentando. Siamo dentro il sistema solare. Perfetto. Ah, il campo di forza del sole mi sta risucchiando. Ma è bellissimo. Campo di forza del sole mi sta risucchiando.
Ho capito bene. Siedo. Assistem. Use a sensor target. Engage. Qui mi dovrebbe rimettere. Grandissimo. Veramente grande. Ah, eccolo qua. Molto bello. Molto bello. Allora, training medials. Scanning e navigation. Ah, ok, questo l'abbiamo imparato, vabbè. Questo ormai l'abbiamo imparato, c'è poco da fare. Vediamo cosa vogliono i colleghi. Welcome to the Magellan-class scanning and navigation training module. My name is Ava. I'm the UN Space Fleet's AI voice assistant. In this module, we will review the correct procedure for identifying targets of interest, and then navigating the ship to the desired location. To begin, proceed to the ship's bridge. I have placed some waypoints on your HUD to help you find your way. Allora, Welcome to the bridge. This is the ship's nerve center, where you have command and control over any ship system. Right now we're interested in the sensors, so make your way over to that console and take a seat. This station is responsible for scanning space around the ship and highlighting any targets of interest for the command staff. Before we perform any scans, however, let's take a look at the different sensor modes available to us. The Galactic Position Mode makes use of the standard UN Galactic Positioning System and simply shows us our location relative to the Milky Way galaxy. The Stellar Region Mode employs the long-range sensors to detect information about star systems within a 50 light-year radius of the ship. The Star System Mode uses the short-range sensors to provide a more detailed overview of the star system we are currently in.
with a maximum range of about 1 light year. Go ahead and press that button now. The range controls allow you to fine-tune the display range of the sensors, which makes it easier to focus on particular objects of interest, or to gain a high-level overview of the current star system. The central panel lists all of the valid objects in range, which you can click on to select as a target. Go ahead and click a few different targets now. You'll notice that the Target Information panel displays more detailed information about your selected target. Once you are happy with your selection, press the Send to Helm button to make the target coordinates available to the Helm console for navigation. Now head over to the Helm console and take a seat. From here, we will navigate the ship to your chosen target. Let's begin by taking a quick look at the various screens available to the helm. The left-hand display is dedicated to navigation and shows both the ship's current galactic position along with its target destination coordinates. The central display deals with the flight controls themselves, including the FTL system, sublight engines, and reaction control thrusters. The right-hand screen features the autopilot controls, toggles for the 3D target indicators, and the ship's navigation lights. Okay, let's retrieve the target information from the sensors by pressing the Use Sensor Target button on the navigate. Your target coordinates should now be displayed in this box, which represents your current nav target. The galactic coordinates represent the target's position in the galaxy to the nearest whole light year. The coordinates are relative to the center of our galaxy, the supermassive black hole known as Sagittarius A star. The local coordinates represent the target's position within a star system. The coordinates are relative to the system's center of gravity, which is usually a star, or the barycenter in multi-star systems. While it is possible to fly the ship manually to any location in the galaxy, let's engage the autopilot for now, so that I can take care of that for you. The ship will now automatically turn to face the current nav target, but you will need to manually engage the FTL system in order for us to get underway. You can now engage the FTL system when you are ready. While the autopilot is engaged, I will manage the ship's speed and final approach to the target coordinates, so just sit back and enjoy the ride. The FTL system works by compressing space ahead of the ship and then expanding it behind, creating a bubble of warped space with the ship at its center. The compressed space amplifies the ship's current velocity by a factor of the FTL field strength, so the ship's sublight engines are still used to provide the required thrust. The maximum speed of the ship is therefore a combination of the FTL field strength and the thrust output of the sublight engines. For the Magellan class, this is approximately 300 light-years per hour. Okay, it looks like we have arrived at the target coordinates. Now that we've seen what the ship can do over a relatively short distance, let's pick a target that's much further away. Head on over to the sensors console again and take a seat. This time we're going to use the long-range sensors. Go ahead and press the stellar region. As before, you can use the display range buttons to increase or reduce the number of displayed objects, depending on your needs. If you click between a few of the objects in range, you'll notice that none of them have any detailed information yet. This is because a sensor scan is required. Let's take a closer look at our nearest neighbor. Click on Alpha Centauri and then click the Scan Target button. You'll notice that the Target Information panel now gives us a high-level overview of the targeted system, including important data points, such as the extent of the habitable zone. This information can be used to determine if a star system is worth closer inspection. For example, if a planet exists in the habitable zone, you'll need to use the short-range sensors from within the system itself to determine if that planet can truly support life. Select one of the planets in the system that you'd like to take a closer look at, and then press Center Helm as we did before. Now return to the Helm console and take a seat once again. Press the Use Sensor Target button again on. Now engage the autopilot again to orient the ship to the new target coordinates. And now, engage the FTL system so we can get underway.
Our previous journey was merely interplanetary, but we're now leaving the Sol system behind and entering interstellar space. The Milky Way galaxy is a vast and mysterious place, where even light takes over 4 years to reach our nearest stellar neighbor. Thanks to recent breakthroughs in FTL technology, however, we can now make that same journey in around 1 minute. Even so, at our maximum speed of 300 light-years per hour, it will still take over 2 full weeks to fly from one side of the galaxy to the other. That's a distance in excess of 100,000 light-years. Our galaxy contains hundreds of billions of star systems that are waiting to be explored, in addition to countless other stellar phenomena that we don't even have names for yet. This ship and her crew are tasked with exploring distant new worlds, seeking out new life in all of its diversity, and making peaceful first contact with any intelligent species that are encountered along the way. The galaxy can also be a dangerous and unforgiving place, so as we tread cautiously into the unknown, we should remain mindful of any potential dangers lurking in the dark. We're not far from our destination now, so sit back and enjoy the view while I handle the final approach. Porca, veramente bello. Veramente, veramente, veramente bello. È il simulatore. È il simulatore. Okay, here we are. You are now looking at an entirely new world, bathed in the light of another star. At this distance, our home is now just another point of light in the darkness of space. Does life exist here? What new things can we discover on this world? These are the questions that this ship was designed to answer. This concludes the scanning and navigation training module. You are free to continue exploring if you wish, but please be aware that your progress will not be saved. Thank you, and goodbye. Ma va che bello. Customize ship. Ah, bello. Non c'è l'Italia. Non c'è l'Italia. Non possiamo andare, non c'è l'Italia. A noi non è permesso. C'è la Francia, c'è la Danimarca, c'è la Croazia, la Cecoslovacchia, il Canada, il Brasile, il Belgio. Noi no. Allora, olandese, dai. Ah, ok, perfetto. Ok.
Ottimo. Ah, ok, qui in caso di bug. Perfetto. Qui in caso di bug. Ciao Yumi! Ciao, eh sì, abbastanza. Ero un attimino indaffarato. Non ho avuto mai tempo e niente. Ho dovuto accantonare. Come stai? Tutto bene? Linguistico, qua arriveranno. Niente. Aspetta. Mm, metto ProbLab però. Ah, dal Science Lab bisogna passare. Roba entering fast. Proviamoci. Facevamo un tiro dritto da lì. Mi giro qua, poi a destra. E subito a destra. No. Eh sì, ti capisco. Scusami, non vedevo il messaggio sull'altro. È mal di schiena. Lo so, lo so, lo so. Però ogni tanto riesco. Oggi, per esempio, ho provato questa cosa, ma perché avevo poco da fare, dovevo provarla. Infatti, un paio d'ore, niente di che. New mission. Allora, qui. Golden Dark. E come la metto in moto? Di nuovo, tutta quella roba là. Allora, andiamola. Altra mezz'oretta, tre quarti d'ora, e dopodiché. Mm, ok. E... Perfetto. Quali sono le... React, Inspector, Rotate, Action Key, Small Police, Multiplayer Control, FS.
quindi con questo posso andare in giro come mi pare, ma è bellissimo. Ma allora, io ho provato, siccome è una Real Engine, stavo comunque pensando che... Ah, il tablet. Stavo comunque pensando che con programmi come EUVR si riesca a farlo. Sì, vabbè, si vede che è tech demo, assolutissimamente. Dimmi come vedi la live. Se la vedi in maniera scattosa o se la vedi bene, perché mi dà sull'anteprima streaming me la dà danneggiata, però poi la vedo molto, la vedo perfetta. Mi sembra strano che sia bloccata. Dicevamo, sì, è una tech demo, quello sì. Bisognerebbe anche capire. Ah, perfetto, ok. Perché veramente leggo malissimo. Leggo malissimo e veramente male. Allora, sì, dicevamo, questo è una tech demo. Oltretutto non so quante persone ci sono, non so in quanti lavorano, non ne ho veramente idea. Però è molto interessante, anche perché si potrebbe fare tranquillamente una bellissima serata con... ok, andiamo sulla Terra, vediamo com'è. Potrebbe fare una bellissima serata in multiplayer, capire un pochettino come... Ah, è questa la Terra, ecco perché. Hai ragione, scusa, hai ragionissimo, hai ragionissimo. Adesso, no. Ah, sì, hanno Nettuno, Giove? Andiamo a vedere Giove. Vediamo com'è. Ti dirò, per come era Bridge Commander, non so se l'hai seguito, non so se l'hai visto, se era una cosa che avevi mai... Ti ricordi, dicevo, Bridge Commander, gioco per PlayStation, VR, roba del genere? Aveva praticamente questo, che era molto bello, molto... Era bellissima l'idea, però dice che comunque era un delirio da fare, da seguire. Quindi non lo so. Certo è che sarebbe un'idea. C'era poi un Bridge Commander VR al tempo per PlayStation, un delirio, una cosa assurda, completamente fuori di testa. Sì, veramente fuori di testa. Questo è Giove. Ma sì, scaricalo, perché comunque non è malaccio. Giove.
Ovviamente credo ancora che siano texture, perché non ci sono movimenti, la superficie. Però è comunque bello. È molto... Allora, teniamo presente che è sempre una tech demo, è sempre una persona, credo, con le risorse, credo, limitate, perché sta comunque realizzando qualcosa di valido, quindi non credo che, o bene o male, credo che qualcosa riuscirà a farla, se qualcuno gli desse un attimino anche di supporto, di speranza, non sarebbe poi male, effettivamente, non sarebbe poi male. Oh, eccoli qua. Non andiamo sugli anelli di Saturno, però che è un attimino problematico. Sì, non è malaccio, anzi, è molto divertente. Tu sei arrivato adesso, prima ho fatto tutto il cold and dark della nave perché ha praticamente qua tutti i sistemi di collegamento, ha tutti i sistemi di... Quello non funziona, come viene a prendere. Allora, eccoci qua. Allora, questo è il science, ok? Questa è l'habitation deck. Vediamo se ci sono cose interessanti da vedere qua. Niente, i dormitori sono vuoti. Ma credo che... Allora, questo è giusto. Questo è giustissimo. Però credo anche... niente, questi sono tutti spazi che sono costruiti uno per uno. Credo anche però che abbia un attimino di supporto, nel senso perché è vero, c'è il problema del copyright, ok? Però comunque un sistema gliel'hanno dato, cioè nel senso una... Non credo, l'avrebbero fermato prima, scusami. Perdonami, l'avrebbero fermato prima e non avrebbe continuato. Anche perché continua a dire e continua a non capire. È un problema... Shuttle Bay. Andiamo a Shuttle Bay. Da qua. La prima a sinistra. Ok. Credo però, ti dicevo, che siccome è un programma, è un progetto che va avanti da un po', e secondo me l'avrebbero fermato prima se non fosse stato, se non dico autorizzato, ma insomma, domanda, cos'è questo? Cos'è? Cos'è? Ah, ma guarda, un pollo. È un pollo. Ma come? Mm, ma è un pollo, ma miseria ladra. È andato.
Mi sono perso. Vediamo qua. Ah, siamo tornati, ok. Quindi dobbiamo tornare indietro di 1, 2. Ah, è questa. Ok, è sotto lo Shuttle Bay. Ah, sarà chiusa. È il pollo! Dai, perché il pollo? Ma perché il pollo? Allora, questo è lo Shuttle Bay. No. Allora, io leggevo. Ecco, questo è, sì, questo è lo Shuttle Bay. Allora, io leggevo. Oh, oh, grandissimo! Grandissimo, si può uscire. Per fortuna fai il coso. Per fortuna fai il teletrasporto di recupero. Sì, no, ma allora, la storia del copyright sarebbe anche giusta, ma dico io, siccome stiamo aspettando un prodotto in grazia, proprio a tema, magari che ne so, qualcuno, visto che di questo se ne parla da un bel po', magari qualcuno che gli dica: "Ah, buongiorno, stai facendo questa cosa, ne vogliamo parlare?" Dico, cioè non che magari ci sia giusto o sbagliato, ma dico, ne vogliamo parlare? Sentiamoci, guardiamo. Secondo me stai facendo giusto, stai facendo sbagliato, non lo so. Perché alla fine ci troviamo sempre con... troviamo sempre col fatto che... no. Ah, il secondo piano è quello, ok. Il fatto che ci si lamenta, eccetera, ma alla fine non... ah, ma sì, ma ci sta... Allora, ci sta anche che loro siano realmente selettivi con i progetti, parliamo di selezione. Ma è anche vero che se guardiamo quello che se guardiamo quello che succede, se guardiamo quello che la gente chiede, alla fine della fiera, comunque, un attimo di problemi, un attimo di domande te le devi fare. Che se la gente vedi che c'è il motore, questo è chiaramente preso da Star Trek, poco da fare. Oh, buongiorno. Figurati, figurati. Lucy Freeman, Engineering. Ma adesso, scusami un attimo, eh. Perfetto, ci sono solo io qua. Ok, quindi questi sono NPC. Ma se io volessi... magari se non gli punto la cosa in faccia... ah, perché sono io il capitano. Ah, ok. Ma infatti, quello che dico è che spesso e volentieri loro sono sicurissimi di tutte le cose che fanno e spesso e volentieri tralasciano magari progetti che avrebbero un senso anche da portare, per essere portati avanti. Purtroppo è anche spesso e volentieri è così. E spesso e volentieri ci si ritrova poi o con prodotti scadenti o con prodotti comunque, chiamiamoli manipolati o indirizzati da quello che richiedono loro. Che non ci sarebbe niente di sbagliato, ma bisogna... ok, queste sono tutte... però le cose fossero in grado di... se le cose fossero come dovrebbero essere, parliamoci chiaro, non è tanto quello. Ma... job startup capacity.
NSAS. Sì, eccoli qua. Io inizialmente ho dovuto fare questo. Vedi, adesso in Cold and Dark bisogna riaccendere tutto. Bisogna riaccendere tutto. Accendere questo, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo. Una volta che abbiamo fatto questo, possiamo andare tranquillamente nei tunnel. Guarda che questi sono connessi, ma è acceso, quindi dovrebbe essere connesso. Un po'. Tanto devo fare tonda, quindi c'è poco da fare. Ok, ho l'impressione che debba salire. Il problema del tie-in è che spesso le licenze assorbono quasi tutto il budget. Vero anche quello. Bene, qua abbiamo tutto connesso, quindi possiamo andare. Qua abbiamo tutto connesso. Vero anche quello. Però per dire, no, perché poi ci sono le major e sono argomenti veramente, veramente, veramente lunghi. Però, se vogliamo dirla tutta, io ho dei prodotti adesso perché c'è questo che è Star Trek, che quindi bene o male qualcosina la possiamo anche discutere, eccetera. Però, dei progetti che sono usciti, se non le avventure grafiche degli anni fine 90, inizio 2000, diciamo che non è poi... Non è che poi si siano distinti con prodotti di cosa. Ah, ok, password required. Vabbè, però scusatemi, eh. Oh, 1 su 16. Oh, che bello, vedi? Checkdown cruise. 48. E qui ci vuole la password. Peccato. Lock and down while. Ok. Sailing with the black for the glory of super. Vedi, queste sono proprio belle le cose da fare. Ti fai il tuo e dopodiché lo... Prototype cruise just testing system. Vedi, queste sono belle. Done o join game. Bello forte. Sì, sì. Continua a dire che è molto molto bello. L'idea è veramente bella. Io mi scarica, guarda, provalo e... Perché secondo me merita veramente. Veramente, veramente merita. Dove lo becco? Eccolo qua. Oltretutto, soprattutto bisogna dire che non ci sono prodotti del genere in questo momento. Non ci sono proprio... basta. Basta.
Forse l'unica cosa sia la musica. Ok, c'ha... Ah, il Discord. Vediamo il Discord. Ah, vediamo il Discord. Allora, vediamo il Discord. Starship Simulator. Mm, C'è un sacco di... Guardate il Discord perché c'è un sacco di gente, c'è un sacco di cose da fare, screenshot about the game. Ma sì, ovviamente chiedere un Patreon. Vabbè, è normale, ci sta. Eh, più che altro parlano proprio di cosa? Parlano proprio del fatto che sarà un roleplay. Sì, non principalmente, ma sarà un roleplay. Bello, bello veramente. Questo io mi auguro che siano in tanti. Quindi poi si potrà scendere, immagino, anche nei pianeti. Ci saranno le razze aliene. Ci sarà il fatto che tu riesca a... Oh, porca miseria. Allora, su Kickstarter è arrivato a 123.746. Aveva un obiettivo di 75.000. Quindi non è male. Non è male. Non è male veramente. Mm-mm. Di flotta, ok. Dicembre 2025 loro con il Patreon. Vabbè, alla fine. Abbiamo dato per peggio. Questo alla fine è un Kickstarter. Potrebbe anche stare. Potrebbe veramente stare. Certo, l'idea è veramente buona. Io sto continuando a leggere, l'idea è veramente buona. Cade tra poco, cade tra 25 giorni. 1409 sostenitori. Non è proprio... non è male, dai, non è comunque male, non è... sì, sì, non è malaccio. Bene, signori, io mi non so se ci sei ancora. Io adesso stacco e tra un po' vado al lavoro, quindi mi preparo. Mangio qualcosina e come vedi sono deperito. Dai, ci aggiorniamo, grazie per essere passato, veramente. Sempre gentile. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima.